Ciao ragazzi, siamo all'uscita di Ospitaletto dopo aver percorso un breve tratto dall'autostrada A4. Ora ci dirigeremo fino a Iseo percorrendo una strada alternativa al pinoso e tangenziale. Solo a quel punto riprenderemo la statale che ci offre una panoramica del caratteristico lago di Iseo. Arrivati alla località di Passirano, affrontiamo la collina passando per la frazione di Monterotondo. Ogni curva persa è per noi un peccato. Un veloce passaggio nella località di Iseo. Lasciamo Iseo e riprendiamo la tangenziale che sovrasta il piccolo ma suggestivo lago. In pochi minuti arriveremo alla deviazione che ci porterà sulla tortuosa strada fino alla località di Cislano. Usciamo dalla tangenziale e immediatamente troviamo un percorso tutt'altro che noioso. La nostra prima tappa è uno dei tornanti dove è possibile fare una breve sosta e ammirare le piramidi da una bellissima prospettiva. Siamo a Cislano, punto di partenza dove è possibile raggiungere le piramidi. Da quanto viene riportato, anticamente la zona fu abitata da grossi rettili preistorici. Dalle loro orme rinvenute si presume fossero lunghi anche 6 metri. Oggi i loro discendenti non sono più lunghi di una grossa lucertola, possiamo stare tranquilli. Percorriamo insieme il sentiero che scende ai piedi dei camini. Una piccola chiesa all'inizio del percorso attira il nostro interesse. Decidiamo di entrarci. Prima di
lasciare questo luogo è possibile visitare la chiesa di San Giorgio. Al suo interno sono presenti bellissimi affreschi che meritano di essere ammirati. L'edificio risale al XV secolo. Il sentiero è molto ripido e scivoloso, è meglio farlo con scarpe idonee. Il percorso completo dovrebbe durare poco più di un'ora. Da questo punto è possibile vedere il complesso del Parco Naturale delle Piramidi di Zone. Tali formazioni, denominate Camini delle Fate, sono nate dall'erosione dei fiumi che 150.000 anni fa discendevano dal ghiacciaio sovrastante. La loro morfologia, ancora oggi, viene costantemente modificata dalla pioggia e dal vento che si incanala tra i camini. Nei diversi periodi dell'anno li si può ammirare rivestiti di svariate tonalità di colore. Enormi pietre sono posizionate al di sopra delle piramidi alte fino a 30 metri. Queste pietre proteggono i camini come fossero dei cappelli. Quando queste cadono, la loro erosione avviene più rapidamente. Ora affrontiamo la ripida salita che ci riporta al punto di partenza. Ragazzi, abbiamo terminato il giro ed è stato abbastanza faticoso, soprattutto non indossando le scarpe adatte. Ora cerchiamo ristoro nel bar qui vicino dove abbiamo lasciato le nostre moto.
questa gita fuori porta è tutto. Un saluto da Luci E Gian, ciao. ciao!